Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Ditemi la verità, vi è mai capitato di avere quella sensazione come di essere inseguiti da qualcuno o da qualcosa? Oggi lo faremo appositamente, perché vi farò conoscere l'OM Go, uno strumento creato appositamente per essere inseguiti. Da che cosa? Da uno smartphone, da un tablet, eccetera. Infatti OM già ve l'ho fatta conoscere quando vi ho presentato gli stabilizzatori e in quel caso i video hanno avuto un grandissimo successo. Io temevo che nel mio canale, parlando soprattutto di fai da te, queste cose di tecnologia potessero non piacere. Invece ho avuto tantissime visualizzazioni, tanti di voi hanno acquistato i prodotti, tantissimi hanno commentato dicendo soddisfatti. E infatti i prodotti della OM funzionano bene e costano poco rispetto alla concorrenza. Questo costa circa 60 euro. Cosa è di preciso? Uno strumento particolare che richiama le telecamere di sorveglianza come forma, infatti ha un obiettivo nella parte frontale che permette a un telefonino, un tablet eccetera di inquadrarci e di inseguirci durante i nostri movimenti. Quindi per poterla attivare semplicemente con la gesture basta fare in questo modo, il dispositivo si attiva, ragazzi, inizia a inseguirmi, guardate quanto è veloce. Io mi sposto da questa parte e lui mi inquadra, mi sposto da quest'altra parte e velocemente mi inquadra. Posso anche abbassarmi, quindi continuo ad inquadrarmi verso il basso ma anche verso l'alto, quindi mi permette, nel caso in cui io abbia un canale YouTube, per ipotesi, di poter realizzare dei video muovendomi e avendo sempre l'inquadratura rivolta verso di me. Funziona con una batteria integrata, si ricarica tramite cavo USB e può funzionare pure mentre è sotto carica, quindi nel caso in cui la batteria non fosse carica al massimo potremmo semplicemente utilizzare un power bank con le prese di corrente e alimentarlo man mano che insomma lo utilizziamo. Si può utilizzare per lavoro, dopo la pandemia si è diffuso tantissimo lo smart working. Nel caso in cui per motivi non legati a virus eccetera e si dovesse avere bisogno di qualcosa che ci riprenda, in quel caso saremmo vincolati dai nostri movimenti, quindi dovremmo stare fermi in un punto e eventualmente utilizzare un bastone per il selfie. Sicuramente non è comodo, avremmo entrambe le mani impegnate eccetera. Così invece abbiamo la possibilità di poterci muovere, come vedete è fluido anche nei movimenti. Certo, se ci muoviamo lentamente si crea un minimo di scatto perché deve inseguirci, si muove con degli scatti leggerissimi. Ovviamente ci perde se noi andiamo troppo velocemente, quindi usciamo fuori dall'inquadratura, in questo caso ci perde, ma quando ritorniamo ci riconosce e si riposiziona. Per poterlo fermare basta fare questo gesto con la mano, riconosce che gli abbiamo dato il comando di fermarci, quindi se dobbiamo muoverci, spostarci in una zona che non deve essere inquadrata, in quel caso non ci inseguirà. Comunque continuerà a registrare il nostro dispositivo, che non va associato al dispositivo della OM, ma semplicemente posizionato su di esso, e infatti possiamo utilizzare i telefoni di qualunque marca, qualunque modello, anche obsoleti, in teoria volendo anche una telecamera, tutto ciò che vogliamo. L'importante è che lo piazziamo al di sopra dello stesso perché il movimento verrà fatto indipendentemente dal telefonino su di esso. Per poterlo fissare abbiamo la possibilità di poggiarlo innanzitutto su una superficie qualunque perché la base è gommata, oppure possiamo utilizzare un treppiedi come in questo caso, quindi lo tolgo, vi faccio vedere quanto è comodo. E io nel mio canale penso e spero di utilizzarlo a lungo. Allora, sulla parte bassa abbiamo quindi la filettatura da 1/4 di pollice, quindi per tutti i cavalletti di tutte le macchine fotografiche, e accessori in generale per altri tipi di dispositivo con lo stesso tipo di filetto. Quindi nella parte frontale c'è questa sorta di obiettivo, c'è anche questo specchio che nel caso in cui utilizziamo qualcosa che non abbia la possibilità di farci vedere ciò che riprendiamo, ci aiuta insomma a capire se siamo centrati o meno. Quindi da questa parte abbiamo il LED che indica quando il dispositivo viene attivato. Possiamo attivarlo con la gesture, come ho detto poco fa, anche senza dispositivo sopra. Si accende il LED di colore verde e quando faccio così diventa di colore blu e si disattiva. Nella parte alta abbiamo questo sistema che ricorda la vecchia sveglia a carica, che serve a stringere questa parte alta dove va messo il telefonino, il tablet eccetera. Ora vi faccio la prova pure con un tablet, vi faccio vedere appunto che riesce a muoversi tranquillamente anche con un dispositivo pesante. E allora ragazzi, ho messo il tablet sul dispositivo, come vedete anche in questo caso se io mi muovo lui mi segue senza alcun problema, riesce ad inseguirmi, è molto fluido. Quindi se io stessi parlando, stessi facendo un video durante il quale ho bisogno di muovermi, comunque rimarrei sempre al centro dell'inquadratura perché appunto questo dispositivo mi segue. Quindi secondo me è un dispositivo comodo, trasportabile, non richiede l'installazione di nessun tipo di app sul telefonino, possiamo usarlo con qualunque oggetto noi vogliamo, basta metterlo nella parte superiore e incastrarlo. Certo, alcuni dispositivi possibilmente non riusciremo ad incastrarli, ma o con la stampa 3D, oppure penso che verranno venduti degli accessori che ci permetteranno di utilizzare altri tipi di dispositivi specifici, per esempio per la GoPro e tanti altri, quindi in quel caso secondo me sarà ancora più versatile. L'unica nota negativa che ho notato è che se è troppo in basso non riesce poi a puntare troppo in alto, quindi il dispositivo va puntato su per giù all'altezza del nostro sguardo, come in questo caso su un treppiedi, quindi questa è una piccola limitazione.
un'approssimazione, ma solitamente si utilizza per fare dei meeting da seduti su una scrivania, quindi col dispositivo quasi all'altezza diciamo corretta, oppure per utilizzarlo in esterno su un treppiedi. Adesso guardiamolo per bene da vicino e guardiamo pure la confezione e ciò che troviamo al suo interno. E allora, quindi questa è la scatolina con cui viene venduto il dispositivo. Per poterla aprire basta sfilarla dall'interno di questo cartone che l'avvolge. E all'interno troviamo questa plastica protettiva con questa gomma piuma che lo mantiene fermo, il cavo USB tipo C per poterla ricaricare, io in realtà ne ho utilizzato uno dei tanti che già possedevo, una guida rapida perché effettivamente l'utilizzo è così semplice che non richiede praticamente quasi istruzioni, basta accenderlo, fare le gesture e inizierà direttamente a funzionare. Questa è una gommina antiscivolo, quindi lo possiamo posizionare praticamente su qualunque superficie perché avrà una buona stabilità. Questa invece è la gommina di cui vi parlavo poco fa che mantiene il dispositivo fermo, così si stringe e così si allarga. Questo è l'obiettivo che ci insegue grazie all'intelligenza artificiale. Come vi dicevo, questa è una parte specchiata che ci permette di avere un'idea su per giù di dove sta inquadrando. Per poterla ricaricare quindi bisogna utilizzare questo ingresso USB di tipo C con un caricabatterie da 5 volt, 1 A. Va benissimo il caricabatterie anche di un cellulare. All'interno abbiamo una batteria da ben 2000 mAh da 3,7 volt. Vi faccio vedere pure il tastino di accensione, quindi mantenendolo premuto si accenderà inizialmente di colore blu. Dopodiché ci permette tramite la gesture di attivarlo oppure disattivarlo. E anche questa volta OEM ha realizzato un prodotto che funziona bene e che non costa tantissimo. A differenza di tanti altri dispositivi di altre marche che svolgono questa funzione, il prezzo è molto interessante. E ragazzi, funziona bene, lo avete visto. Funziona sia col telefonino posizionato in verticale, in orizzontale, con dispositivi che non siano smartphone, non richiede applicazioni da installare. Si comanda con una gesture, adesso mi sta inseguendo, ma se io posiziono la mano in questo modo si disattiva e posso anche evitare che mi segua, come vi ho fatto vedere. Secondo me, per chi deve utilizzarlo per lavoro, chi deve fare dei video su YouTube, chi vuole utilizzarlo anche semplicemente per divertimento in casa o in vacanza, non dovrebbe mancare. Semplice nell'utilizzo, facile, ripeto, da utilizzare, da trasportare e con la batteria integrata che dà una buonissima autonomia. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!